Ciao ragazzi, io sono Emma Kotov, benvenuti nel mio spazio. Oggi vedremo le 20 scene più belle di combattimento che siano mai state fatte fino in epoca moderna. Ho cercato di fare un'attenta selezione unendo la vecchia scuola fino in epoca moderna e nella loro evoluzione delle coreografie. Molto spesso da appassionato ho sempre cercato questo tipo di video su internet e ho sempre trovato top 5, top 10 poco esaustive e quindi voi non troverete titoli inflazionati e commerciali come per esempio On Back, The Ride o la scena di Bruce Lee nel Colosseo. Ho cercato di fare una selezione molto più accurata, anche se sicuramente alcuni titoli vi suoneranno familiari. Mi raccomando quindi anche di prendere in considerazione il fatto che l'ordine in cui sono state messe queste scene è solamente quello cronologico, non hanno nulla a che vedere con la preferenza. Questo sarete voi vedendo le scene, magari a trovare le vostre preferite sulle 20 che io vi ho proposto. Quindi il video durerà molto, perciò mettetevi comodi, gustatevelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Buona visione. Heroes from the East, 1978. Questo film è la summa di tutto ciò che Leon Leung ha impostato nei suoi film precedenti. È un concentrato di tecniche marziali con armi bianche e mani nude ed è un punto di incontro fra due concezioni agli antipodi che erano il Giappone e la Cina. Yasuai Kurata è il boss finale di questo film che sfida Gordon Liu, il protagonista, dopo che nel corso del film lui ha battuto tutti i suoi compagni maestri ognuno di una tecnica diversa. Kurata, praticando il ninjutsu, lo sfida utilizzando le tecniche mimetiche tipiche dei ninja, per poi palesarsi e colpirlo a mani nude con lo stile del granchio giapponese, che è uno stile che magari a noi occidentali farà un po' sorridere, però è veramente interessante, contro la gru bianca del Fuchan, che invece è la tecnica che utilizza Gordon. 忍者的功夫你佩服了吗？你还有什么？这是你没有见过的日本楔形拳。不错。Seven Step of Kung Fu 1979. Tra i film di Kung Fu vecchia scuola che ho voluto inserire in questa classifica non poteva mancare questo film del 79 che per i cultori è veramente un gioiellino, per altri sicuramente un titolo poco conosciuto ma assolutamente da riscoprire. Purtroppo non c'è una versione restaurata di questo film, quindi bisognerà aspettare per una visione di qualità. Le acrobazie sono veramente di alto livello e il combattimento che vi mostrerò è veramente impressionante. Notate in particolare i dettagli come i due protagonisti attraverso i loro movimenti riescano proprio ad alzare la polvere dal terreno. Three Evil Master, o conosciuto anche come The Master, del 1980, è un titolo prodotto dagli Shaw Brothers e vede Wang Lu-wei come cattivo principale del film, ovvero uno dei villain più usati dagli Shaw Brothers, contro Tak Yuen, il protagonista del film. Era una delle Seven Little Fortune, ovvero quel gruppo di studenti più noti dell'opera di Pechino che avevano studiato insieme, dove c'era anche Jackie Chan, Samung e Yuan Biao.
E Takyuan venne sfruttato dagli show a seguito del successo di Jackie Chan per cercare di trovare un suo emulo, ma il successo non arriverà sotto quell'aspetto, ma arriverà almeno andando a ricoprire delle figure dei ruoli importanti nella cinematografia dietro le quinte, quindi diventò un grande coreografo. Prodigal Son 1981. Yuan Biao, il protagonista di questo film, è sempre stato uno dei più talentuosi delle Seven Little Fortune uscite dall'Opera di Pechino insieme a Sammo Hung e a Jackie Chan. E proprio in questo film è diretto dal maestro Sammo, compagno d'infanzia della scuola di Pechino, ed è probabilmente uno dei Kung Fu classici vecchia scuola più belli di sempre. Nell'ultimo combattimento contro Frankie Chen lo vedrete all'opera con questo futuro action director, regista e produttore che è proprio Frankie Chen. Wilson Mills 1984. In una classifica che si rispetti non può mancare Jackie Chan, quindi chi mi conosce e ha visto i miei video precedenti avrà intuito la mia predilizione per questo attore. Credo che nell'ambiente del cinema di arti marziali credo sia stato il più rivoluzionario sotto tanti aspetti. Uno dei tanti è quello a livello marziale coreografico. Per dovere di cronaca dovrei citare anche il titolo italiano, Il mistero del Conte Lobos, l'ennesimo titolo fuorviante e orribile che i titolisti italiani si inventavano all'epoca. Questo film vede i tre amici dragoni in trasferta in Spagna, sto parlando dei tre fratelli dell'Opera di Pechino, ovvero Jackie, Sammo e Yuan Biao. Il film è ricco d'azione e di divertimento dall'inizio alla fine, pieno di gag e soprattutto pieno di combattimenti. Il film è famoso soprattutto per la partecipazione del campione di kickboxing Benny Arquidez. Proprio lui viene chiamato per fare da villain per il combattimento finale con Jackie Chan. E questo combattimento tutt'oggi viene considerato come uno dei migliori della storia delle arti marziali, insieme a quello di Bruce Lee e Chuck Norris nel Colosseo. Il contatto spesso è molto vero e guardate proprio in particolare come in un momento Benny Arquidez spegne delle candele di un candelabro con un calcio. Non per niente viene chiamato appunto Benny the Jet Arquidez.
Righting Wrongs 1986. Questo film vede la regia il mitico Choi Yuen, il futuro regista di The Transporter. Come protagonisti abbiamo Yuen Biao e anche l'attrice americana Cynthia Rothrock, stella poi affermata nei film di Hong Kong anni 80. Il film è famoso soprattutto per il combattimento finale tra Yuen Biao e Melvin Wang. Probabilmente vedrete il calcio rotante più bello della storia del combattimento. Eastern Condors 1987. Samung dirige questo film d'azione corale che fa un po' il verso dei grandi film di guerra, ma con una personalità tutta hongkongese. Lo dirige e lo interpreta contemporaneamente. Le presenze tra attori importanti, stuntman, sono tantissime in questo film. Le scene d'azione quindi sono incredibili, dall'inizio alla fine. Qui in particolare vediamo Samung contro Yuen Wah, ovvero la controfigura ufficiale di Bruce Lee in Enter the Dragon. Millionaire Express 1986. Questo film è conosciuto anche con il nome di Shanghai Express, spesso i film cambiavano titolo a seconda della distribuzione. È un film incredibile con un cast enorme, è uno dei film più divertenti di Samung, diretto da lui appunto. All'interno ci sono tantissimi combattimenti, uno meglio dell'altro, con tutti specialisti di ogni disciplina. Quello che vi propongo in particolare in questo video è Sammo vs Cynthia Rothrock, che insieme ad un altro americano, Richard Norton, è una dei marzialisti occidentali famosi nel cinema action di Hong Kong. Police Story 2 1988. È il sequel del film più iconico di Jackie Chan. Il primo Police Story era qualcosa di eccezionale, ma il secondo è ancora più esplosivo e ve ne accorgerete perché utilizzo proprio questo termine. La lotta al parco giochi che vi mostrerò contro gli sgheri del cattivo principale ormai è diventata una scena cult.
快走啊！我打败你，打败你啊！Pedicab Driver 1989. Samung, amico e compagno della scuola di Pechino di Jackie Chan, è praticamente un veterano che ha contribuito all'azione del cinema moderno come lo conosciamo oggi. È un vero maestro a tutti gli effetti e Pedicab Driver è veramente un gioiellino dove lo dirige e lo interpreta allo stesso tempo, come molto spesso faceva nei suoi film dove lui era protagonista. I combattimenti sono stupendi secondo la tradizione classica dei film di Hong Kong degli anni '80. Questo in particolare che vedrete è contro Billy Shaw e sottolinea proprio come Sammo possa muoversi come vuole con una certa disinvoltura nonostante il suo peso. In the Line of Duty 4. Non fatevi ingannare dal numero, il 4, questo è un film che può essere visto anche per conto suo. In the Line of Duty erano dei nickname che venivano dati a una serie di film con protagoniste donne che spesso facevano le ispettrici di polizia. La saga iniziò con Yes Madam, il film di Choy Yuen con Cynthia Rothrock e Michelle Yeoh. In questo capitolo in particolare, ognuno ha storie diverse, come dicevo, la protagonista è Cynthia Yang, ma sostanzialmente sono film corali, dove in questo in particolare spicca il ruolo di Donnie Yen, dove proprio in questo film inizia un approccio meno tradizionale, più evoluto, più dinamico delle coreografie. Qui in particolare quindi lo vediamo contro Joe Salvitti, che è un esperto di arti marziali, suo amico e collaboratore di lungo corso, con cui farà tutta una serie di film con coreografie sempre migliori. He Shoot Strang 1990. Questo è un altro film di grande culto diretto sempre dal grande Choy Yuen, regista fondamentale per i film d'azione moderni che come vedete torna sistematicamente. E la protagonista femminile è niente meno che la moglie di Samung, Josie Condensi, e il combattimento finale che vedrete nelle immagini non ha nulla da invidiare ai combattimenti migliori delle star maschili.
Một là mày chết, hai là tao chết. Tao cho mày biết tại tao. Drunken Master 2. Drunken Master 2 è qualcosa di eccezionale. Il funambolo di Hong Kong ha evoluto la coreografia di combattimento in qualcosa di inconfondibile e la sua punta di diamante arriva a fare delle movenze quasi impossibili da replicare. Il film è famoso anche per la partecipazione del grande maestro Lau Kar-leung, che poi venne allontanato successivamente dal set per divergenze artistiche con Chen. Erano sostanzialmente agli antipodi, uno rappresentava la vecchia scuola e Jackie Chan rappresentava la modernità, chiaramente. Comunque guardate questa scena e non perdetevi nessun dettaglio della coreografia. Avanti! Non puoi resistere ancora molto. Avanti, alzati su! Ma che diavolo era? Che significa quando c'è l'immagine di un teschio? Oh, roba buona! L'ultima non era niente male. La scimmia beve il vino del maestro. Drive 1997. In questa classifica mi sono preso 2 licenze per inserire 2 film di produzione americana perché le star protagoniste sono volti ben noti del cinema di arti marziali che poi sono strettamente collegati anche al cinema orientale. Il primo di questi 2 film è Drive del 97, dove il protagonista è Mark Dacascos, lui è originario delle Hawaii, con dei genitori di origine filippina, giapponese e spagnola. Sono dei veri maestri di arti marziali. Drive è praticamente il suo film nascosto, il suo gioiellino che non tutti conoscono purtroppo e merita di essere riscoperto perché se si pensa che è girato nel 97 ha delle coreografie veramente all'avanguardia, sono coreografate da Koichi Sakamoto e veniva realizzato appena un anno prima dell'uscita di Rush Hour, quindi era anche in anticipo su quella dinamica lì del tipo di coppia, ma soprattutto i combattimenti sono ancora oggi incredibili. Fatal Contact 2006.
Wu Jing è il protagonista di questo film, è un film veramente particolare sotto l'aspetto marziale, ma anche sotto il profilo della storia, un po' atipico per questo genere. Merita di essere riscoperto perché molto spesso non viene ricordato, ma il film è molto impressionante anche sotto l'aspetto dei combattimenti, perché è pieno di combattimenti dall'inizio alla fine. Wu Jing si è addirittura allenato nel Sanda per essere ancora più credibile nel suo ruolo. Praticamente il suo protagonista è un attore di una compagnia teatrale operistica che viene assoldato da dei loschi individui per dei combattimenti clandestini. E le coreografie sono di Nicky Lee, che è poi stato un membro del Jackie Chan Stunt Team. Comunque, come già vi dicevo, i combattimenti sono tantissimi e io ve ne do solamente un assaggio in questo video. Flashpoint 2007. Se c'è una personalità nell'ambito delle arti marziali che ha veramente modernizzato i combattimenti e le coreografie insieme a Jackie Chan, che rappresentava la modernità funambolica degli anni 80-90, Donnie Yen è quello che lo ha attualizzato ancora di più inserendo anche le MMA. Flashpoint è il suo traguardo migliore, che non è riuscito ancora a superare, quindi è del 2007. Il film è diretto da Wilson Yip, che poi è il regista di Hitman, e la storia è un po' convenzionale, ma si segue molto bene. L'altro protagonista è Louis Koo, che è un'altra grande star del cinema di Hong Kong, ma la cosa fondamentale non è tanto la storia, come dicevo, ma sono i combattimenti. Ce ne sono due, ma sono veramente incredibili. Quello finale con Colin Chu vs Donnie Yen è probabilmente uno dei combattimenti più belli della storia. Personalmente io l'ho rivisto 1 milione di volte e ve ne accorgerete anche voi perché. Chocolat 2008. Andiamo ora in Thailandia con questo piccolo gioiellino diretto dal regista Young Baek, il film con Tony Jaa. Chocolat vede l'esordio come attrice di Yanin Vismitananda, cognome assai complicato, però viene conosciuta come Geja, da non confondersi qua in Italia con la nostra Geja, attrice demenziale della serie TV Professione Vacanze con Jerry Calà. Il film è incredibile sotto l'aspetto marziale, è pieno di combattimenti come appunto il regista di Young Baek ci ha sempre abituato, ma questo è veramente infarcito dall'inizio alla fine, quindi il combattimento più importante ve l'ho diciamo montato in un certo modo perché è molto lungo. Comunque le capacità marziali di questa attrice sono veramente invidiabili.
The Man from Nowhere. La Corea ha visto soprattutto nei loro action moderni un approccio alle coreografie marziali veramente invidiabili e moderne. Questi film molto spesso parlano di ex militari dei corpi scelti ormai usciti dal giro, di agenti in incognito dei servizi segreti che vengono chiamati in missione e quindi ogni momento ogni situazione è un pretesto per saper menare, insomma, saper picchiare. Nel caso in particolare di The Man from Nowhere abbiamo dei combattimenti, la maggior parte all'arma bianca, quindi con coltelli, ma anche scambi a mano. In particolare parliamo invece di tecniche del Kali filippino, quindi con il coltello, ed è veramente impressionante. Ninja 2 The Shadows of Tears. Eccoci arrivati alla seconda licenza che mi sono preso per inserire nella classifica un altro film occidentale, e questo Ninja 2 con Scott Adkins, ma anche in questo caso Adkins è un artista marziale stuntman che ha iniziato la sua carriera proprio da Hong Kong con i più grandi attori del genere, quindi meritava di essere in questa classifica, ma soprattutto perché Ninja 2 è probabilmente il suo film più interessante e più con i combattimenti articolati, veloci e impressionanti che abbia mai visto. Reborn 2017. Tak Sakaguchi, stuntman, coreografo e artista marziale, dopo una lunga pausa che si era preso dai set, torna a lavorare davanti alla macchina da presa proprio in questo film del 2017, dove mette in campo tutta la sua bravura e la sua rinomata velocità. Ve ne accorgerete anche voi vedendo le immagini. Presumibilmente in alcune fra le arti di combattimento che ha studiato c'è la box e la kickbox e anche il kempo. Invece, proprio per prepararsi al ruolo per questo film, Tak ha studiato l'arte marziale tattica Zero Range Combat.
Eccoci finalmente giunti alla fine di questo video, lo so è stato molto lungo quindi comprendo benissimo chi non è riuscito ad arrivare fino alla fine, il discorso del video è veramente per feticisti del genere. Spero che avrete apprezzato la selezione di scene che ho fatto, sicuramente ce ne sarebbero da inserire anche altre, ma ho tentato di fare una selezione molto accurata e omogenea. E come dicevo all'inizio non mi sentivo di aggiungere titoli molto commerciali, anche se sicuramente quelli che avrò nominato li avrete già sentiti. Voi recuperate i film per intero perché insomma, se avete apprezzato le scene, perché alcuni di questi titoli hanno delle storie comunque molto interessanti. Vi lascio comunque con una riflessione dove queste scene sono belle e d'impatto, soprattutto non soltanto per i protagonisti che si mettono in gioco, ma soprattutto sono così grandiose anche per i stuntman. Io direi anche e soprattutto per i stuntman, perché forse il 70% del lavoro lo fanno loro, quindi rendiamo onore anche a queste persone, mentre molte sicuramente sono anche cadute in battaglia, come si direbbe, si sono sia fatte male sicuramente in maniera seria, ma altre sono anche morte in servizio. Quindi rendiamo insomma il dovuto rispetto anche a questo tipo di personalità. E iscrivetevi al canale come sempre, lo so è tedioso, ma lo ricordo perché comunque questi video, soprattutto questi molto lunghi, comportano un lavoro estenuante, diciamo così, tra realizzazione, montaggio e quant'altro. Quando parlo di realizzazione complicata di questo tipo di video mi riferisco per esempio, non per ultimo, al copyright, ai problemi di copyright, quindi sollecitati dal fatto di voler fare dei video didattici di spiegazione, facendo vedere per bene delle scene, questo comporta varie volte dei blocchi da parte di YouTube in automatico, mettendo anche piccole scene che paradossalmente trovereste anche volendo su YouTube caricate da altri utenti. Quindi questo qui è sa molto di ridicolo, non si può esprimere, diciamo, un'idea compatta, completa, perché irrimediabilmente varie volte si viene bloccati, che da una parte è giusto se per esempio si vengono caricati dei video per intero, mentre invece siccome questo tipo di video che ho realizzato è solamente atto a spiegare le varie scene di combattimento migliori, quindi si capisce in maniera lampante qual è l'intento, che non è quello di far vedere un film, ma anzi di esaltare certe scene, certe sequenze per poi recuperare l'intero film da parte degli utenti. Quindi è stato un processo assai complicato di montaggio perché varie volte mi è stato bloccato varie scene che io ho dovuto tagliare in un certo modo, rimontare varie volte, provare a ricaricare su YouTube per non farlo bloccare definitivamente. È un video che non viene monetizzato, tutti i miei video, se non quelli dove parlo espressamente io, non sono monetizzabili. Questo non è un problema perché chiaramente io ho pochissimi utenti, ma comunque faccio video esplicativi e questo fatto viene in qualche modo filtrato da YouTube perché io utilizzo delle scene di film, ma da una parte lo faccio per rendere sicuramente più chiaro quello di cui sto parlando, perché soprattutto all'utenza italiana, se non fai vedere certe scene di film inediti qui in Italia, vorrei capire come faccio a spiegare per esempio un'ipotetica classifica di scene di combattimento senza farle vedere, ma facendo vedere solo locandine. Comunque non vi catturo l'attenzione, non vi faccio capire il concetto. Quindi avete visto un video sostanzialmente molto lungo, montato e lavorato varie volte, quindi molto laborioso, con scene montate e rimontate varie volte per darvi comunque un'idea di quello di cui volevo dire. Quindi non avete il combattimento, diciamo, completo, salvo uno o due casi, ma l'ho dovuto lavorare in varie fasi finché YouTube non l'ha accettato in questo modo. E quindi il messaggio finale che voglio lanciare è intanto per YouTube di avere dei filtri un po' migliori, di capire quali sono insomma gli intenti dei vari utenti che o caricano gli interi film senza motivo, e quello è un conto, ma per video didattici dove si spiegano e si utilizzano solamente piccole sequenze mi sembra un po' ridicolo andare a bloccare questo tipo di video, soprattutto perché si invita alla fine appunto a recuperare il film. Infatti quello che farò adesso e che vi ho detto anche prima, sollecito voi a recuperare gli interi film, a comprare i relativi DVD o Blu-ray di questi prodotti. Mi raccomando, fatemi vedere che ci siete dall'altra parte, noi ci vediamo alla prossima.